Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quella che vedete è una scheda Hisense PCB05 542 V04. Queste schede sono difettate di fabbrica, o meglio esplodono i condensatori. Vi faccio vedere i condensatori suoi, guardate un po'. Guardate come sono gonfi, alcuni si aprono proprio. Questa è sempre lo stesso modello, guardate un po', anche qui è gonfio. Quindi queste schede qua difettano di questo problema. Su questa scheda ho già rimosso il dissipatore e anche l'IGBT che stava qua perché era in corto. Sostituito i condensatori con due diversi, tenendo presente che i suoi originali sono da 330 microfarad, o meglio erano. Ne ho messo uno da 330 microfarad e l'altro da 470 microfarad, non si vede ma è da 470, quindi è leggermente più grande. Essendo in parallelo si fa la somma dei microfarad, quindi siamo intorno agli 800 microfarad di più di quelli originali, che 330 più 330 si arrivava a 6,60, anche se essendo condensatori non di qualità dubito che arrivavano a 6,60. Vabbè, ma detto questo andiamo a vedere cosa altro ha causato, a parte la rottura dei condensatori. Di solito non saltano solo i condensatori ma anche il MOSFET, come questa che ho rimosso. Alcune volte salta anche il ponte diodo, il diodo e il fusibile che abbiamo in entrata da 15 A, e se siamo fortunati l'IPM rimane integro. Ma non solo, non finisce qui. Su questa scheda è saltato anche l'integrato oscillatore che oscilla sul trasformatore per avere una bassa tensione sul secondario. In questo caso il suo trasformatore originale è questo che ho rimosso. Purtroppo guardate come si è surriscaldato, si è sciolto anche il nastro e niente, questo è il risultato di questa scheda. Quando si rompono questi trasformatori, essendo che vengono fatti a misura, personalizzati per questi modelli di scheda, bisogna buttare la scheda, a meno che non si trova un'alternativa. Qual è l'alternativa? Beh, l'alternativa è o trapiantare un alimentatore come questo. Adesso ho preso questo come esempio. Questo è da 500 mAh 15 volt, è un alimentatore switching. Qui abbiamo l'entrata a 220 volt e l'uscita a 15 volt, e si può posizionare a posto del trasformatore togliendo anche l'oscillatore, perché non serve al suo trasformatore con il suo MOSFET che va a oscillare per dare poi la 15 volt sul secondario. Ovviamente bisogna mettere almeno da 1 ampere. Questo da 500 mAh potrebbe andare anche bene, ma un po' piccolino, tenendo poi presente che dalla 15 volt in uscita bisogna mettere un regolatore di voltaggio per la 12 volt e alimentare i relè a 12 volt 1 e 2. Ce ne sono 3 ma ne funzionano solo 2 sulla scheda. Poi dobbiamo fare anche il calcolo degli assorbimenti, perché i relè assorbiranno
circa 100 mA, due relè 100-150 mA, poi bisogna andare a vedere sul datasheet. Poi l'alimentazione della 5 volt sempre tramite regolatore, quello ce l'abbiamo già sulla scheda, e che comunque ha un suo assorbimento, e poi l'alimentazione ai driver dei due IPM, uno IPM fan e l'altro IPM compressore, che è questo qua. Questi driver al loro interno vanno a gestire i MOSFET interni, quindi dobbiamo calcolare che 500 mA sono un po' pochi, quindi dovremmo mettere almeno un alimentatore da 1 A minimo. Ma ho preso questo giusto come esempio per farvi vedere. In questo caso però ho sfruttato un trasformatore simile a questo suo originale, ma con piedinatura diversa. È ovvio che per fare questa modifica c'è bisogno che alcune cose si coincidono, quale ad esempio l'oscillatore o è uguale oppure deve avere la stessa frequenza di switching. Intanto questo è un oscillatore TNI 277. Questa è la sigla marchiata sopra all'oscillatore switching. Questo oscillatore al suo interno c'ha un MOSFET in cui gli arriva la 300 volt e va a switchare tramite il MOSFET interno sul trasformatore. Di conseguenza si crea un campo magnetico dove il trasformatore va a creare delle tensioni sul secondario in uscita. In questo caso su questa scheda abbiamo la 15 volt e la 12 volt. Adesso vi faccio vedere una scheda uguale che si vede meglio. Questa è uguale, deve essere ancora riparata. Possiamo vedere il trasformatore, l'oscillatore switching sul primario, il diodo Schottky a 15 volt e il diodo ultraveloce Schottky a 12 volt. Qui abbiamo un regolatore di voltaggio con uscita 15 volt. È ovvio che se c'è un regolatore molto probabilmente avrà un'uscita dal diodo superiore a 15 volt. Quindi questo non solo va a regolare ma anche a stabilizzare. Quindi la sua funzione è quella di regolarla a 15 volt. Lo stesso fa questo regolatore di voltaggio, che ne entrano 15 e ne escono 5, mentre invece per la 12 volt abbiamo l'uscita direttamente dal trasformatore su questo diodo qui, che è serigrafato sulla scheda V202. Qui su questo diodo, come ho già detto, abbiamo l'uscita della 12 volt per alimentare 1 e 2 relè. Quest'altro relè non viene alimentato perché è un'alternativa per quanto riguarda il collegamento delle valvole a 4 vie, quindi o si collega sul nero o si collega sul rosso. Ma qui si apre un'altra parentesi, quindi magari andremo a spiegare questa cosa in un altro video. Ritorniamo alla nostra modifica, da dove ho preso quel trasformatore. Lo faccio vedere subito. L'ho presa da una scheda a cavia, che è questa, molto simile. Il trasformatore stava qui abbiamo sempre la parte di potenza, ripeto, una scheda cavia, quindi ho recuperato un po' di componenti. Questa scheda è stata rottamata perché ha il microcontrollore in corto. Il trasformatore è stato tolto da questo socket. L'oscillatore è sempre un TNI 277, quindi
abbiamo la stessa frequenza di switching sul trasformatore e tra l'altro abbiamo il diodo di uscita a 12 volt e il diodo di uscita a 15 volt. Come capire qual è il diodo di uscita a 15 volt e quella a 12? È abbastanza semplice. Mettiamo in continuità e andiamo direttamente sul secondario, sull'uscita del diodo, e andiamo a vedere qual è quello da 15. È abbastanza semplice, basta andare sul diodo dell'IPM e possiamo vedere che questo è da 15 e questo è da 12. Ovviamente per vedere questo basta andare sul pin del relè e possiamo vedere se effettivamente è lui il diodo da 12. In più dobbiamo andare a vedere i piedini della 300 volt. Possiamo vedere che questo è il piedino della 300 volt, dopodiché vediamo il drain del TNI 277 che sicuramente sarà questo. Infatti su questi due piedini deve arrivare la 300 volt che poi andrà sul piedino drain del 277 e andrà ad alimentarlo. Su questi piedini invece in automatico già arriva il GND, quindi non c'è bisogno di fare niente. Sul secondario è bene che si faccia uno schemino sia del trasformatore, quello da adattare, che sia del trasformatore, quello guasto. E allora possiamo vedere che i piedini della 300 volt sono al contrario e bisogna anche adattare i piedini del secondario che vediamo qui. Una volta fatto gli schemini si va ad adattare il trasformatore. Ovviamente l'ho girato perché i piedini non si trovavano e ho saldato dei cavetti. È ovvio che è pericolosissimo, poi bisogna riempire di silicone se si vuole usarla in questo modo. Non ci sono alternative purtroppo, o si adatta un trasformatore oppure si innesta un alimentatore esterno come questo, ovviamente con amperaggio da minimo 1 ampere. Allora ho zoomato un po' in modo che vi faccia vedere dove ho collegato i piedini. Questi sono da 300 volt, uno al positivo e l'altro va sul drain del TNI. Sul secondario bisogna andare a trovare la massa. In questo caso questo trasformatore ha due pin che vanno a massa, li ho ponticellati, e poi questo cavetto che proviene direttamente dalla massa. Poi abbiamo questo cavetto blu che è l'uscita a 15 volt e va sul diodo che si trova qui sotto, e l'altro cavetto è questo giallo della 12 volt che va messo sul diodo Schottky, che è questo qua. Ovviamente va messo in entrata, poi in uscita del diodo abbiamo la 12 volt stabilizzata che andrà ad alimentare il relè. Bene, diamo alimentazione. Potete sentire il click del relè. Andiamo a spegnere la luce così vediamo i LED. LED acceso, LED acceso. Andiamo a vedere le tensioni sul secondario. In entrata di questo regolatore abbiamo la 15 volt, in uscita ne abbiamo 13. Attenzione, perché con questo trasformatore possiamo anche togliere questo regolatore, perché a noi ci serve la 15 volt, non la 13 volt, ok? Quindi questo regolatore lo possiamo anche togliere. In questo momento i driver degli IPM sono alimentati a 13 volt. Infatti se andiamo su questo diodo abbiamo 13 volt e 7, e anche su questo
abbiamo 13 volt e 7. Funziona lo stesso perché sui driver tanto 15, tanto 13 e 7 i driver si alimentano lo stesso. Su questo diodo abbiamo la 12 volt per alimentare i relè, mentre invece su questo regolatore abbiamo la 5 volt per il microcontroller, e difatti ce l'abbiamo, e non ci rimane altro di mettere il dissipatore e andarla a provare. Ricordate sempre di mettere la pasta termica quando rimettete il dissipatore. Ricordate anche che per fare questa modifica è importante fare un'analisi dell'oscillatore, come vi ho già detto è questo, quindi deve avere la stessa frequenza di switching. Potete scaricare i datasheet, ovviamente la comparazione si va a fare con il trasformatore che state prelevando dall'altra scheda, si va a scaricare il datasheet dell'oscillatore per vedere a quale frequenza switcha sul trasformatore. Dopodiché si va a vedere sul secondario quale uscite si hanno del trasformatore che state prelevando, e quindi deve avere 12 e 15 nel caso di questa scheda. Controllo della piedinatura, ovviamente va fatto sempre uno schemino prima, come questo o simile o anche meglio, dopodiché si può adattare alla PCB. Ok, andiamola a provare, diamo alimentazione. Possiamo vedere i LED che si sono accesi. I 3 LED devono lampeggiare per avere un normale funzionamento. Partito ventilatore e compressore. Possiamo vedere i 3 LED che lampeggiano. Siamo intorno ai 16 bar circa. Bene ragazzi, possiamo dire che la modifica è riuscita alla grande. Abbiamo evitato di buttare una scheda, se no addirittura un climatizzatore. Bene ragazzi, il video finisce qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche in modo che possiate ricevere gli aggiornamenti quando caricherò un prossimo video. E da Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.